Immagina una metropoli. Un lampo accecante domina il cielo. Un'onda d'urto di calore e pressione spazza via ogni singolo edificio nel raggio di 5 chilometri. Vetro, cemento e acciaio vengono vaporizzati all'istante. È lo scenario peggiore che l'umanità conosca. Ma aspetta, c'è qualcosa di profondamente sbagliato in questa esplosione. Il giorno dopo, le squadre di soccorso entrano nel cratere. Non indossano tute antiradiazioni. Non ci sono contatori Geiger che impazziscono. Non c'è pioggia nera. L'aria è pulita. La terra è sicura. Com'è possibile? Quello che hai appena visto è il sacro Graal degli strateghi militari. Si chiama bomba a fusione pura. Un'arma capace di liberare l'energia di una stella, ma senza lasciare la cicatrice avvelenata della radioattività. Per decenni, nei laboratori segreti di tutto il mondo, i fisici hanno cercato di costruirla. Volevano il potere assoluto del Sole, senza il peccato originale dell'atomo. Volevano un'arma nucleare che potesse essere effettivamente usata in guerra. Ma la natura ha messo un lucchetto a questo potere. Per capire perché questa bomba è un miraggio, devi prima guardare cosa facciamo oggi. Tutte le armi nucleari esistenti sono intrinsecamente sporche. Usano la fissione. Prendono atomi pesanti e instabili, come l'uranio o il plutonio, e li spaccano a martellate con dei neutroni. Quando l'atomo si rompe, libera energia. Ma i frammenti che rimangono, quelli sono mostri. Sono isotopi radioattivi instabili. Sono veleno puro. È questa spazzatura subatomica che causa il fallout, che entra nelle ossa, che avvelena la Terra per millenni. La fusione invece è elegante. È il motore che fa brillare le stelle sopra di noi. Non spacca gli atomi pesanti. Prende gli atomi più leggeri e semplici dell'universo, le varianti dell'idrogeno, e li schiaccia insieme. Quando si fondono, creano elio. Un gas nobile, innocuo, lo stesso che usi per gonfiare i palloncini alle feste. Niente prodotti di fissione a lungo termine, ma la reazione produce un intenso flusso di neutroni che genera radioattività indotta nell'ambiente. Solo un lampo di luce purissima, calore immenso e aria pulita. Sembra perfetto, sembra facile. Ma per far toccare quei due piccoli atomi devi superare una delle forze più brutali dell'universo. La repulsione elettromagnetica. Immagina di prendere due magneti potentissimi, entrambi dal lato positivo, e cercare di schiacciarli insieme con le tue mani nudi. Più li avvicini, più si respingono con violenza. Gli atomi di idrogeno fanno la stessa identica cosa. Per convincerli a fondersi, devi schiacciarli con una forza e una temperatura così estreme che la materia stessa smette di comportarsi in modo normale. E qui inizia il nostro incubo ingegneristico. Quanto calore serve per vincere questa repulsione invisibile? Sulla Terra, per innescare una reazione di fusione nucleare, abbiamo bisogno di temperature che superano i 100 milioni di gradi Celsius. È una temperatura 6 volte più calda del nucleo del nostro Sole. Ripeto, 6 volte più caldo del centro del Sole. A quelle temperature l'idrogeno diventa un plasma furioso. I nuclei si muovono così velocemente che si schiantano l'uno contro l'altro prima di potersi respingere. Ma come crei una fornace del genere in una frazione di secondo? Negli anni 50, gli scienziati trovarono una soluzione brutale. Se ti serve una temperatura di 100 milioni di gradi, c'è solo una cosa sulla Terra capace di generarla in un istante. Un'esplosione nucleare classica. Una bomba atomica a fissione. Ecco come funzionano tutte le bombe all'idrogeno moderne. Sono come un fiammifero gigante. Usano una bomba atomica convenzionale, sporca e radioattiva, solo per accendere la reazione di fusione. È un compromesso macabro. Ma c'è un problema
enorme. Finché usi una bomba atomica come innesco, la tua arma non sarà mai pulita. L'esplosione iniziale rilascerà comunque uranio, plutonio e prodotti di fissione letali nell'atmosfera. Il fallout ci sarà sempre. La bomba a fusione pura, invece, richiede di eliminare completamente l'innesco a fissione. Vuole accendere il Sole usando solo mezzi convenzionali. Nessun materiale radioattivo. Niente plutonio. Niente fiammifero del diavolo. Non basta generare calore. Devi anche trattenere quel calore abbastanza a lungo perché la reazione si autosostenga. Si chiama confinamento. Se riscaldi un gas a 100 milioni di gradi con dell'esplosivo convenzionale, questo si espanderà all'istante, raffreddandosi in una frazione di microsecondo o nanosecondo. È come cercare di trattenere l'acqua stringendo il pugno fortissimo. Ti sfugge tra le dita. L'energia scappa prima che i nuclei di idrogeno abbiano il tempo di scontrarsi. Quindi, il compito è questo: prendere una piccola quantità di isotopi di idrogeno, comprimerla a densità circa 1000 volte superiori a quelle dell'acqua e scaldarla a temperature stellari, tutto nello spazio di 1/1000 di secondo, senza usare armi nucleari. Sembra la trama di un romanzo di fantascienza, ma i militari e i fisici non si sono arresi. Negli anni '80 hanno iniziato a cercare soluzioni alternative. Hanno cercato di ingannare le leggi della fisica. La prima idea sembrava brillante: usare i laser. Immagina una sfera di idrogeno grande quanto un granello di pepe. Ora immagina 192 dei fasci laser più potenti del mondo, generati all'interno di un'unica struttura gigantesca, che sparano simultaneamente su quel singolo granello. L'impatto della luce è così violento che la superficie del granello esplode verso l'esterno, spingendo il nucleo verso l'interno con una forza inaudita. Si chiama confinamento inerziale. Questo processo esiste davvero. Lo hanno realizzato in un gigantesco laboratorio in California e funziona. Riescono a innescare la fusione. Ma c'è un limite fisico invalicabile. L'intera struttura laser è grande quanto 3 stadi da calcio e pesa migliaia di tonnellate. Non puoi montare 3 stadi da calcio su un missile. E non puoi rimpicciolire i laser, perché per generare quell'energia immensa ti servono enormi banchi di condensatori. L'arma perfetta è intrappolata nella sua stessa immensità. Se la luce è troppo ingombrante, cosa ne dici dell'antimateria? È l'esplosivo più potente e puro dell'universo. Quando i protoni e gli antiprotoni si annichiliscono, producono uno sciame di particelle, pioni, che decadono in raggi gamma, elettroni, positroni e neutrini. I neutrini disperdono gran parte dell'energia. In teoria, un singolo microgrammo di antiprotoni, una quantità invisibile a occhio nudo, potrebbe iniettare abbastanza calore in una capsula di idrogeno da innescare la fusione. Una bomba perfetta, innescata dal vuoto cosmico. Se sei ancora qui, è perché una parte di te comprende quanto sia sottile il confine tra scienza e abisso. E c'è molto altro da esplorare. L'antimateria sembra la soluzione. Ma come la conservi dentro una bomba? Non puoi metterla in un contenitore di metallo, perché appena tocca le pareti, esplode. Devi tenerla sospesa nel vuoto usando campi magnetici potentissimi. Basta che la batteria del sistema di confinamento si scarichi per una frazione di secondo o che il missile subisca una scossa troppo forte e l'arma esploderà nel tuo stesso sottomarino. L'ultima speranza si chiama Z-Pinch. Immagina un fascio di fili metallici sottilissimi, più fini di un capello. Inviaci dentro un impulso elettrico gigantesco, milioni di ampere in circa 100 nanosecondi. I fili vaporizzano istantaneamente, trasformandosi in plasma. Questo plasma
genera un campo magnetico così mostruoso che si autocomprime verso il centro con una violenza inaudita, schiacciando qualsiasi cosa si trovi nel mezzo. Potrebbe innescare la fusione? Forse. Ma ancora una volta, i generatori necessari per quell'impulso elettrico sono grandi quanto interi magazzini industriali. Facciamo finta che i fisici ci riescano. Immaginiamo che domani mattina un ingegnere scopra come miniaturizzare questi sistemi e costruisca una bomba a fusione pura grande quanto uno zaino. Avremmo una bomba senza fallout da prodotti di fissione, ma l'inverno nucleare si verificherebbe ugualmente. Sembra una vittoria per l'umanità, vero? Sbagliato. Sarebbe l'invenzione più catastrofica della storia moderna. E il motivo riguarda la psicologia umana, non la fisica. Da quasi 80 anni, le armi nucleari non vengono usate per un solo, grande motivo: il tabù radioattivo. I leader sanno che lanciare una bomba atomica significa avvelenare il pianeta, colpire nazioni neutrali con il vento radioattivo e condannare le generazioni future. L'orrore a lungo termine è il vero deterrente. Ma togli la radioattività e cosa ti rimane? Ti rimane solo una bomba convenzionale, immensamente più potente. Il deterrente psicologico svanisce all'istante. Se un generale sapesse di poter radere al suolo un bunker nemico profondo o un'intera base militare senza contaminare la regione, la tentazione di premere il bottone sarebbe irresistibile. La soglia per l'uso delle armi nucleari crollerebbe verticalmente. Non sarebbero più l'arma del giorno del giudizio, l'estrema ratio. Diventerebbero armi tattiche standard. Un'opzione sul tavolo in ogni conflitto regionale. La guerra nucleare smetterebbe di essere un tabù per diventare routine. Ecco il paradosso definitivo dell'era atomica. La sporcizia, il veleno, l'orrore delle scorie radioattive che detestiamo così tanto sono esattamente ciò che ci ha tenuti in vita fino a oggi. È il terrore del fallout che ferma la mano di chi ha il potere. Se la fisica permettesse una distruzione immacolata, ci saremmo già distrutti da tempo. La bomba a fusione pura non è solo un'impossibilità tecnica, è una barriera di sicurezza cosmica. Per ora, le leggi della termodinamica e dell'elettromagnetismo ci proteggono dalla nostra stessa genialità. La repulsione dei nuclei di idrogeno richiede un fiammifero che nessuno vuole accendere. E forse è giusto così? Forse l'universo ha criptato il potere delle stelle per assicurarsi che solo chi è capace di gestire una stella intera possa usarlo. Non esseri umani su un piccolo pianeta azzurro, incapaci di risolvere i propri conflitti senza sognare il fuoco perfetto. La fisica non ti giudica. Le leggi dell'universo sono barriere cieche, messe lì fin dal primo istante, indifferenti ai nostri desideri di potere. La nostra salvezza non risiede nella nostra saggezza, ma nei limiti fisici che ancora non riusciamo a violare. Siamo prigionieri fortunati della nostra stessa debolezza. Io sono Renderium e questa era l'arma che ci protegge non esistendo. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro, il confine tra ciò che possiamo immaginare e ciò che ci è concesso toccare è tutto da scoprire.